Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Leo, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di importante, come scusarsi con gli altri. È un buon argomento. Scusarsi è molto importante nella nostra vita quotidiana. Aiuta a rimediare agli errori e mostra che ci teniamo. Sì, sono d'accordo. Ho alcune domande riguardo le scuse. Possiamo discuterne? Certo, Mia, sono felice di aiutarti. Leo, perché pensi sia importante scusarsi? Credo che scusarsi sia importante perché mostra rispetto e responsabilità. Quando feriamo qualcuno o commettiamo un errore, una scusa sincera può aiutare a guarire la relazione. La penso allo stesso modo. Una scusa può far sentire meglio l'altra persona e dimostrare che la apprezziamo. Sì, una scusa può anche chiarire malintesi e ridurre la rabbia. È un modo per dire, mi interessa di te e mi dispiace per quello che ho fatto. È molto vero. Ho visto molte situazioni in cui una semplice scusa ha cambiato tutto. Mia, puoi farmi un esempio di un momento in cui hai dovuto scusarti? Certo, Leo, la settimana scorsa ho accidentalmente rotto la tazza preferita di un'amica. Mi sono sentita terribile. Oh no, deve essere stato brutto. Cosa hai fatto? Sono andata dalla mia amica e le ho detto, mi dispiace molto per aver rotto la tua tazza. È stato un incidente e non volevo ferirti. Le ho offerto di comprarne una nuova per sostituire quella rotta. È un buon esempio di scusa. Hai spiegato cosa è successo e hai dimostrato che ti importa. Sì, ho cercato di essere sincera e di assumermi la responsabilità delle mie azioni. La mia amica mi ha perdonata e siamo ancora molto legate. È fantastico sapere questo. Scusarsi può davvero aiutare a risolvere un problema. Leo, cosa pensi che renda una scusa efficace? Credo che una buona scusa abbia alcuni elementi importanti. Prima di tutto, devi dire mi dispiace. Poi dovresti spiegare cosa hai fatto di sbagliato e come questo ha ferito l'altra persona. Sì, ed è anche importante mostrare che comprendi i sentimenti dell'altra persona. Esatto. Puoi dire qualcosa come capisco che le mie parole ti hanno ferito e me ne dispiace. Questo è molto chiaro. Penso anche che sia utile offrire una soluzione, se possibile. Ad esempio, puoi dire, cercherò di fare più attenzione in futuro. È un buon punto. Offrire una soluzione dimostra che vuoi cambiare e migliorare le cose. Leo, ho visto alcune persone scusarsi in modo molto informale. Dicono cose come, scusa, non era niente di grave. Pensi che sia una buona scusa? No, non penso che sia una buona scusa. Quando dici scusa in quel modo suona insincero. Non mostra che ti importa davvero dei sentimenti dell'altra persona. Sono d'accordo. Una vera scusa dovrebbe essere sincera e riflessiva. Dovrebbe mostrare che comprendi l'impatto delle tue azioni. Sì, una buona scusa può aiutare a ricostruire la fiducia. Mostra che sei disposto ad ammettere i tuoi errori e a imparare da essi. Leo, a volte mi sento spaventata nel scusarmi. Temo che l'altra persona possa arrabbiarsi o non perdonarmi. Capisco quel sentimento, Mia. Scusarsi può essere difficile, ma spesso è necessario. La maggior parte delle persone apprezza una scusa sincera. È vero, anche se l'altra persona è arrabbiata all'inizio, una scusa può aiutare a chiarire le cose. Sì, e a volte l'altra persona potrebbe anche rispettarti di più per aver ammesso il tuo errore.
Ho imparato che è meglio scusarsi piuttosto che ignorare il problema. Ignorare il problema può peggiorare le cose. Concordo. Quando ignori un errore, può portare a più rabbia e risentimento. Una semplice scusa può prevenire ciò. Leo, puoi darmi un esempio di come scusarsi in un contesto lavorativo? Certo, Mia. Supponiamo che tu abbia mancato una scadenza su un progetto. Puoi andare dal tuo manager e dire: mi dispiace per aver mancato la scadenza. Non ho pianificato bene il mio tempo e so che questo ha causato lavoro extra per il team. È una scusa chiara. Hai spiegato cosa è successo e ti sei assunto la responsabilità. Sì, e puoi anche aggiungere: lavorerò ore extra per completare il progetto e assicurarmi che non accada di nuovo. Questo mostra che vuoi risolvere il problema. È un buon modo di scusarsi in un contesto professionale. Esattamente. In situazioni lavorative, una buona scusa può aiutare a mantenere buone relazioni e fiducia tra i colleghi. Leo, come ti senti quando qualcuno si scusa con te? Mi sento sollevato e apprezzato quando qualcuno si scusa sinceramente. Mi aiuta a perdonare e andare avanti. Anche io mi sento allo stesso modo. Una scusa sincera mi fa sentire che l'altra persona tiene ai miei sentimenti. Sì, è un segno di rispetto e gentilezza. Mostra che siamo tutti umani e che facciamo errori. Ho imparato che scusarsi non è un segno di debolezza, è un segno di forza e onestà. È molto vero. Ammettere un errore e dire mi dispiace richiede coraggio. Leo, puoi raccontarmi di un momento in cui hai ricevuto una buona scusa? Certo, Mia. Una volta un mio amico ha preso in prestito accidentalmente il mio libro e lo ha perso. È venuto da me e ha detto: mi dispiace davvero per aver perso il tuo libro. Mi dispiace e ti comprerò un nuovo libro. È un buon esempio. Come ti sei sentito quando si è scusato? Mi sono sentito sollevato e compreso. La sua scusa era sincera e mi ha aiutato a perdonarlo facilmente. Ho avuto esperienze simili. Quando qualcuno si scusa sinceramente, il problema sembra più piccolo. Sì, una buona scusa può trasformare una brutta situazione in un'esperienza di apprendimento. Concordo. È importante imparare dai nostri errori e aiutare gli altri a sentirsi meglio. A volte le persone non accettano le nostre scuse. Cosa dovremmo fare in quel caso? Può succedere. Se qualcuno è ancora arrabbiato, è importante dargli tempo. Puoi dire: capisco che sei ferito. Spero che tu possa perdonarmi quando sei pronto. È un buon modo di mostrare che rispetti i loro sentimenti. Anche se non ti perdonano subito, la tua scusa sincera ha comunque valore. Sì, e puoi continuare a essere gentile e rispettoso. Col tempo, la relazione può guarire. Ho imparato che non tutte le scuse sono accettate immediatamente e va bene così. Fa parte del processo di guarigione. A volte le persone hanno bisogno di tempo per affrontare i loro sentimenti. Mia, pensi che dovremmo scusarci in pubblico o in privato? Penso che dipenda dalla situazione. Per piccoli errori, una scusa pubblica può andar bene, ma per questioni serie è meglio scusarsi in privato. Concordo. Una scusa privata mostra che rispetti i sentimenti dell'altra persona e che prendi la questione sul serio. Sì, ho visto scuse pubbliche sui social media, ma a volte sembrano insincere. È vero. Una conversazione privata è spesso più significativa. Permette a entrambe le persone di parlare liberamente senza pressione. Leo, c'è un momento in cui pensi che non sia necessaria una scusa? Sì, a volte le persone fraintendono o reagiscono in modo eccessivo.
In quei casi, è importante spiegare il proprio punto di vista piuttosto che limitarsi a scusarsi. È un buon punto. Dobbiamo chiarire le nostre intenzioni, ma possiamo comunque essere gentili. Esatto. È possibile dire, mi dispiace che tu ti senta in questo modo, ma non intendevo ferirti. Questo aiuta a chiarire la confusione senza ignorare i sentimenti dell'altra persona. Sì, la comunicazione è fondamentale. Scusarsi è parte di una buona comunicazione. Ho imparato molto sulle scuse oggi, Leo. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri. Prego, Mia. Ho apprezzato la nostra conversazione. Scusarsi è un'abilità importante e ci aiuta a essere amici e cittadini migliori. Cercherò di usare i tuoi consigli la prossima volta che dovrò scusarmi. Voglio che le mie scuse siano sincere ed efficaci. Sono sicuro che farai benissimo. Ricorda, la pratica rende perfetti. Sì, proprio come imparare l'italiano. Ogni giorno pratichiamo e miglioriamo un po' di più. Esatto. Non vedo l'ora della nostra prossima lezione di pratica. Magari possiamo parlare di un altro argomento importante, come perdonare o comunicare in modo chiaro. È una buona idea, Leo. Sono sempre felice di apprendere di più e condividere idee con te. Grazie per oggi, Mia. Ho imparato molto dalla nostra conversazione. Grazie a te, Leo. Apprezzo la tua gentilezza e le tue idee chiare sulle scuse. Ti auguro il meglio per le tue future conversazioni. Ricorda di parlare dal cuore. Lo farò, Leo. Spero che tu abbia una giornata meravigliosa. Anche tu, Mia. Ci vediamo la prossima volta. A presto, Leo. Abbi cura di te. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video!